buonasera. Sono Arnaldo Bicocchi, past presidente della sezione di Parma del tiro a segno nazionale. Sono stato presidente per 25 anni e ci troviamo ora all'interno del cortile della sezione e vi posso illustrare quelle che sono alcune particolarità. Ad esempio, questi due affusti di cannone sono due cannoni dell'esercito farnesiano ed erano, se non erro, posizionati in cittadella. Sono stati ritrovati, noi abbiamo ricostruito gli affusti e sono stati posizionati qua. La sezione dove ci troviamo è stata costruita tra la fine del 1890 e il 1900, quindi è una delle strutture sportive più vecchie della provincia. Noi siamo l'associazione sportiva più vecchia di Parma e provincia e anche una delle più titolate. Ora vi illustreremo alcune particolarità. Questo è ad esempio il monumento che è stato eretto qui, è inaugurato con la presenza del picchetto d'onore dell'Accademia Militare di Livorno. Questo è il monumento agli ammiragli campioni di Mascherpa che sono stati fucilati all'interno di questa struttura e la parte del muro che vedete è una parte del muro dove sono stati fucilati, che era crollato e noi abbiamo recuperato i mattoni ed abbiamo ricostruito il monumento. Questo monumento fa parte dei monumenti storici della città di Parma. Bene, siamo ora all'interno della sala comune della sezione, vi illustro alcune cose molto interessanti presenti nella sala. Questa è la sala comune di tutti i soci, ci sono parecchi documenti storici. Iniziamo da questo documento che forse è il più importante per quanto riguarda il tiro a segno. Questo è il manifesto della prima gara generale di tiro a segno nazionale che si è svolta in Italia a Roma nel 1890. Di fianco vedete il manifesto della Giunta Municipale di Parma del 24 marzo 1862 che elenca la venuta di Garibaldi a Parma per inaugurare la società del tiro a segno nazionale. Quindi è stato Garibaldi il 24 marzo, per la quale poi il giorno dopo è stata anche effettuata una gara con la presenza di Garibaldi che sparò il primo colpo e fece il numero 5 in basso, fece sul bersaglio, colpì il numero 5 in basso a destra. Così cita la Gazzetta di Parma dell'epoca. Abbiamo tantissimi manifesti, uno dei bellissimi è questo, come potete vedere. Questo manifesto è un porto d'armi praticamente del 1849, in cui elenca tutte le caratteristiche per cui uno che deve presentare una persona per avere il porto d'armi. Non si discosta molto da oggi, sinceramente. Altri documenti del 1600 addirittura. Quella invece è la più vecchia foto che abbiamo del poligono, è datata 1917 e ritrae i militari della scuola d'applicazione di fanteria, che era la Reggia in giardino, nel giardino ducale, mentre fanno un addestramento nel 1917. La foto è ripresa dall'altro lato del torrente Parma, non esistevano gli argini, si vede benissimo il tirasegno, quella casa che c'è ancora di fianco, e la ferrovia. Questa è la foto più vecchia che abbiamo del tirasegno. Abbiamo altri documenti di Garibaldi, tra cui quelle due stampe in cui si dice che siano originali, però non ne abbiamo prova. Altri documenti importantissimi per la sezione, logicamente, è l'attestato di civica benemerenza, cioè il premio Sant'Ilario che abbiamo avuto nell'anno 2014, il 13 gennaio 2014. Proseguiamo, qui ci sono altri documenti veramente interessanti, come questo, del Corpo di Spedizione Italiano in Russia, firmato dal generale Messe. Veramente sarebbe molto interessante leggerlo. Qui ci sono altri documenti, questa è la saletta di lettura del tiro a segno, ci sono altri documenti importanti
tra cui questo è un premio per un tiro al bersaglio del 1867, di un paese del nord che non ricordo sinceramente. Noi siamo gemellati sportivamente con la città di Bad Kreuznach in Germania e la città di Bourg-en-Bresse in Francia, e fino all'avvento del Covid facevamo diciamo così, un itinerario gastronomico sportivo, come si può dire, culturale. Una volta noi in Francia, in Germania, una volta loro venivano qui. Ed è stato veramente, purtroppo il Covid ci ha un pochettino distrutto. Poi entriamo qui nella sala dei trofei, sono decine e decine i trofei che ha conquistato la sezione del tiro a segno di Parma in tutti questi anni, come potete vedere. Entriamo ora nella vecchia presidenza. La presidenza al giorno d'oggi è stata spostata in una altra sede, questa è la vecchia presidenza, però è la sala più rappresentativa, dove sono mantenuti tutti i più vecchi documenti e interessanti documenti riguardanti la sezione. Ad esempio questo documento che riguarda alcune limitazioni sull'uso delle armi, che come potete notare è datato 1629, quindi un documento veramente importantissimo. Qui abbiamo la Gazzetta di Parma, copia della Gazzetta di Parma, che del lunedì 24 marzo 1862, che certifica la venuta di Garibaldi a Parma per inaugurare il tiro a segno nazionale. Abbiamo anche altri documenti importantissimi, tipo quel diploma, che è il diploma della prima gara generale di tiro a segno effettuata in Italia a Roma nel 1890. Altri documenti importantissimi, abbiamo il collare d'oro del CONI. Noi, come dicevo, siamo la società sportiva più vecchia di Parma e provincia e una delle più titolate, è l'unica società sportiva ad aver ricevuto dal CONI nel 2014 il collare d'oro, che è la più alta onorificenza sportiva che può rilasciare il CONI. Siamo andati a Roma a ritirarla dalle mani dell'allora Presidente del Consiglio dei Ministri, Renzi. Questa invece è la medaglia dell'ex Presidente della Repubblica Napolitano, che ci ha mandato in occasione del 150° anniversario della nostra fondazione. Un documento molto interessante che ci regalò un vecchio socio che era insegnante, istruttore di fisica e matematica, se non erro, all'Accademia Militare di Modena, è questa. È una cartina, c'è un episodio molto interessante di questo. È una cartina dei campi minati di El Alamein, questa, fatta a mano logicamente, dalla quale 23/10/1942 cita, e nella quale c'è una macchia, ma ci raccontavano che questa macchia ha una particolarità, è una macchia di un bicchiere di vino che il feldmaresciallo Rommel, mentre consultavano la cartina, ha rovesciato sulla cartina assieme a un generale italiano, ed è rimasta la macchia del vino sulla cartina. Lì dietro abbiamo tanti altri documenti, tra cui cartoline storiche nella quale si vede la scuola dell'applicazione fanteria, l'ex Palazzo Ducale in giardino, nella quale si addestravano gli ufficiali e i tiratori e venivano a sparare al poligono di Parma. Adesso usciamo e ci portiamo all'esterno e guardiamo quant'è e com'è il compendio del poligono. Bene, adesso vi porto a visitare una parte storica della sezione del tiro a segno. Intanto passando vi elenco quelle che sono le nostre strutture. Questa è la palestra di tiro a 10 metri, dove sparano i ragazzi con le pistole ad aria compressa
dove iniziano veramente a imparare che cosa vuol dire tiro a segno. Quel muro che vedete davanti è il muro parapalle dei vecchi 100 metri. E la sezione nel 1900 aveva una composizione leggermente diversa. Le tettoie erano sistemate in questa posizione. Potete vedere ancora uno dei segni di pilastri di ghisa dove era posizionata la tettoia. Questa era la posizione della tettoia. Sparavano attraverso quelle finestre e quello che vedete là in fondo nero dietro è il parapalle a 300 metri, perché il poligono era a 300 metri, cosa che non è stato più possibile utilizzare in quanto i carabinieri hanno poi, visto che il poligono è delle proprietà del Ministero Difesa, i carabinieri hanno poi utilizzato una parte e di conseguenza non abbiamo più potuto utilizzare i 300 metri. Però abbiamo questa struttura che è il poligono a 100 metri ed è il poligono a 100 metri più grande d'Italia, che è fornito da 20 linee. Ora vi accompagno a vedere una delle parti che a me ha sempre fatto più piacere vedere. Sono la vecchia fossa originale, come vi dicevo, dei 100 metri, dove stavano seduti gli zappatori, cioè i soldati che erano comandati ad alzare i bersagli durante i tiri, stavano lì delle giornate intere e di conseguenza cosa facevano stando lì fermi? Scrivevano sui mattoni e sui muri le solite frasi che scrivevano tutti i ragazzi militari. Questa era la vecchia fossa dei 100 metri e qui sedevano gli zappatori. E come potete vedere anche ci sono delle cose storiche. C'è una frase che veramente mi fa impazzire. Come vedete ce ne sono tantissime lungo tutti i muri. Di qua, di qua. Viva il 1900, viva il 1908. Guardate quante ce ne sono. Ecco, qui c'è quella che io ritengo la più bella. Guardate questa qui. Viva 1903, classe d'acciaio con una C sola. La vecchia fossa originale dei 50 metri e là, come vedete, c'è la fossa dei 100 metri, quella è nuova, fatta quando abbiamo costruito questo poligono, inaugurato nel 2006. Qui siamo nella fossa, come vedete questa fossa è storica, qui sedevano gli zappatori, cioè erano quelli che alzavano e abbassavano i bersagli durante i tiri, lì c'era la centrale telefonica con cui gli ufficiali davano gli ordini. Qui vedete i sedili che erano di ardesia. C'erano ogni voltino c'era un segnale un sedile di ardesia e continuano ad esserci tutte le scritte storiche della gente che stava qui ad aspettare di cambiare il bersaglio. Spero che questa illustrazione del nostro poligono possa interessarvi, che vi appassioni come ha sempre appassionato me. Vi aspettiamo per vedere il tirasegno e anche per venire a provare, perché c'è la possibilità ai ragazzi da 10 anni in avanti, e quindi non ci sono limiti di età per il tirasegno, a partire dai 10 anni di fare 3 prove gratuite all'aria compressa per vedere se la specialità può piacere o meno. Vi saluto, grazie, arrivederci.